Amiche ed amici di Keno Business Productions, io sono Andrea Babic e questo nascosto qui dietro è Fabio Kenobit Bortolotti. Siamo qui per presentarvi una nuova puntata della Partitina. Il gioco che vi presentiamo oggi è uno dei miei giochi preferiti in assoluto dell'infanzia, non solo mio ma di un'intera generazione che poi ha smesso di giocare e ha fatto sì che Mr. Do, questo è il titolo del gioco, finisse in un inspiegabile dimenticatoio. Forte di 4 episodi che sono stati prodotti negli anni 80, inizio anni 80, in un brevissimo lasso di tempo, e anche forte di un inspiegabile remake su Neo Geo, questo è Neo Mr. Do, un mistero. Comunque, Universal, ditta importantissima, guidata da Ueda-san, grandissimo producer anche di Bojack per Deccan e poi creatore, pensate, della serie Megami Tensei, quindi un uomo che ha dato tantissimo ai videogiochi, soprattutto ai videogiochi giapponesi. Mr. 2 è il gioco che in assoluto è il mio scoring system preferito della storia dei videogiochi, probabilmente. Bene, credito e cominciamo a giocare a Mr. 2. La cosa più bella che ho scoperto rimettendo mano a questa scheda è che la persona che l'aveva posseduta prima di me aveva trovato un settaggio dei deep switch che lo rendono decisamente amabile. Mr. 2 è un gioco stronzissimo con la maggior parte dei coin op, ma i settaggi di difficoltà di questa scheda sono ottimi, nel senso che il gioco è assolutamente godibile. Guarda come muore, invece non riesce a salvarsi mentre dice questa cosa. Allora, cosa bisogna fare in Mr. Do? Bisogna fare tante cose, infatti si chiama Mr. Do perché è uno che fa un sacco di cose. Allora, innanzitutto, wow, un'altra lettera. Innanzitutto ci sono diversi modi per finire il livello. O si mangiano tutte le ciliegie, o si sconfiggono tutti i nemici, o si compone la parola extra che vedete in alto lì. Come si compone la parola extra? Bisogna uccidere con questa pallina magica le lettere che appaiono di tanto in tanto. Di tanto in tanto vuol dire o quando si fanno 10.000 punti, 20.000 punti e così via, oppure quando si va a catturare l'oggetto qui in basso. Tac, vedete, ho preso l'oggetto che sta nella tana dei nemici. Boom! No! Mi ha fregato perché c'era un nemico in mezzo. Comunque, insomma, bisogna colpire le lettere che compongono la parola extra. Per decidere qual è la lettera che apparirà bisogna guardare appunto in alto quella specie di mini interfaccia che ci dice di volta in volta qual è la lettera che stiamo per ricevere. Ora io in questo caso, guarda il nemico che mi ha schiacciato, non è giusto, ho anche decantato le lodi della facilità dei deep switch, della minchia, niente. Sto succando malissimo in realtà, sono a Sin 2 e non ho più vite. Questo la dice lunga su come bisogna evitare di fare troppi bulli con i videogiochi. Oh, la lettera E mi interessa. Guardate tra l'altro come prendendo in sequenza 8 ciliegie, il pattern di ciliegie, insomma guarda come sono messi in mezzo tra me e la lettera, i maledetti. Ma adesso vado a castigarli per questo. Lettera E, a me, ma no, la pallina lanciata nella direzione opposta, di nuovo cercano di schiacciarmi con una mela, i maledetti, e io prenderò la lettera X che ho già, quindi non mi serve, ma purtroppo il tempo non mi è stato amico. Vai! Benissimo. Prendo la lettera E, ma siccome non ho fatto extra, ma ho semplicemente un corno, preso la lettera ma non tutta la parola, devo continuare la mia battaglia. Ok. Vediamo un po', andiamo a prendere le ciliegie che mancano, questa volta finirò lo schema così, tanto per gradire, sconfiggendo tutti i nemici invece che prendendo tutte le ciliegie. Oh, bene, le scenette sono un grande classico da Pac-Man in poi e la Universal amava molto queste scenette in cui sfoderava questa grafica sconcertante per l'epoca, pupazzi enormi, cose bellissime, va bene. Quante lettere mi mancano? Mi manca, guarda un po', giusto la E, che è qui, la T e la R, benissimo. Intanto loro, no, ma come, doveva essere la partitina super rilassata in cui vincevo. Adesso vi posso dare prova di quello che sto dicendo perché la partita di prova sono arrivato alla Sin 9 e ho fatto il triplo dei punti praticamente, quindi questo insegna che chi si loda si imbroda. E io mi imbrodo felicemente perché comunque il gioco è bellissimo, adesso andrò avanti a giocare tutta la notte, sempre che la scheda tenga, perché in questo momento la scheda, come probabilmente avete avuto modo di vedere nella sezione PCB Porn, in cui mostriamo effettivamente la scheda della sala giochi in dettaglio, la scheda è attaccata con lo scotch, letteralmente, cioè c'è il potenziometro del volume che è attaccato con lo scotch perché si è dissaldato, quindi è a contatto tenuto dallo scotch e potrebbe saltare in qualsiasi momento. Visto che abbiamo ancora un minimo di tempo, guardate
il bellissimo Attract Mode che mostra le varie dinamiche che possono presentarsi quando si ha a che fare con i nemici. Mostra tra l'altro che è possibile trovare un diamante rarissimo che fa vincere un credito. La possibilità di vincere un credito, i bonus, la scritta extra, vi ricordano Bomjack? Sì, perché come ho detto prima, Ueda-san, poi da designer di Mr. Dooley, di Bug e tantissimi altri giochi, tanti altri giochi, si spostò prima in Tekken, dove fu il producer, insieme a Tsuruta Michitaka, che ne era invece il designer di Bomjack, che ha tantissimi di questi aspetti di scoring system, mutuati uguali da Mr. Do, e poi appunto ha fondato la sua società e ha creato Megami Tensei. Quindi se oggi giocate a Persona 5, che è uno spin-off, counter spin-off, side story, quello che volete, che viene da Shin Megami Tensei, lo dovete anche al creatore di Mr. Do. E vi dico, bravi, giocate Mr. Do, giocate quello che volete, amatevi, replicatevi. Ciao!